Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Sigla! Ok, eccoci tornati. Oggi di che cosa parleremo secondo voi? Beh, ragazzi, finalmente è giunta la recensione di Aikos Illuma Prime. Innanzitutto c'è da dire una cosa, è un'innovazione pazzesca, mai vista prima. Il materiale è veramente nuovo, perché da che la teniamo in mano, da che la possiamo accarezzare, vediamo che non è più un giocattolino come era la 3 Duo, quindi non c'è più gomma, non c'è più attrito tra virgolette, ma è tutto alluminio. Allora, direi di andare a dare uno sguardo a quello che è l'Illuma Prime vera e propria. Troviamo praticamente questo nuovo layout tipo borsellino, chiamiamolo, dove abbiamo questo sportellino e al suo interno ovviamente andiamo a trovare il nostro dispositivo. Innovazione sicuramente è il discorso dell'induzione. Ovviamente non sono un tecnico, quindi non sto qua a parlarvi di come è fatta un'induzione. Quello che dovete sapere sostanzialmente è che all'interno di Aikos Illuma non c'è più la lamella. Con questa induzione abbiamo tolto completamente tutta la sporcizia. L'unica cosa che rimane all'interno della nostra Aikos Illuma è una sorta di condensa che si può comunque poi andare a togliere con un cotton fioc. Ora vi lascerò in sovraimpressione un video secondo me interessante sull'interno della nostra Aikos Illuma. L'azienda ci dice che la batteria dura quanto un pacchetto di stick, quindi all'incirca 20 stick. Io sono arrivato a fumarci anche 22-23 stick, quindi può essere che magari l'ho utilizzata o l'ho caricata, io non lo so. Comunque 23 stick a me è durata tranquillamente. La ricarica ragazzi, niente di nuovo, ma quello che in realtà è nuovo è che abbiamo un caricabatterie dove parte un cavo con l'attacco di tipo C, quindi ancora più veloce. Molto probabilmente abbiamo una batteria un po' più grossa a livello di charger. Tant'è vero che qui abbiamo un dato di 40 grammi in più della Aikos 3 Duo. Illuma pesa in sostanza 170 grammi rispetto ai 138 grammi di Aikos 3 Duo. Cosa dirvi ragazzi in più di questa Aikos Illuma? Esistono praticamente tre tipologie di Aikos Illuma. Faranno uscire la sorella maggiore della Multi che si chiamerà Aikos Illuma One, poi ci sarà la sorella maggiore della 3 Duo, quindi avrà lo stesso charger con l'apertura slide della 3 Duo, ma sarà un po' più ingombrante, forse un mezzo centimetro più alta rispetto alla 3 Duo. Perché comprare Aikos Illuma Prime? In realtà è solo una questione di estetica ragazzi, perché addirittura se noi dovessimo partire da Aikos Illuma One che costa 69 franchi in Svizzera, quindi presumo costa all'incirca 65 euro in Italia,
più o meno quello potrebbe essere l'eventuale prezzo, se non addirittura 69 €, 70, adesso non lo so, non vi so dire i prezzi. Questa IQOS Illuma One, ragazzi, secondo me è la vera innovazione, a parte l'induzione, tutte le cose che adesso magari andiamo a vedere nella prova di fumo. IQOS Illuma One, in sostanza, a differenza della Multi, ci possiamo andare a fumare 20 stick, ma 20 stick, ragazzi, consecutivi. Cioè, la figata è proprio quella. Cioè, una persona che magari, non so, io provo a pensare, una persona che è in mobilità, al giacchino, si porta dietro IQOS Illuma One, dura quanto IQOS Illuma Prime, quanto un IQOS Illuma normale, costa la metà. È vero, non abbiamo la bellezza dello sportellino, e un'altra cosa c'è anche da dire, che lo sportellino è intercambiabile, questo si può togliere. La figata che per tirar via questa sorta di copertina dell'IQOS Illuma, in sostanza bisogna fare un po' di pressione. Allora vi faccio vedere da così, no? Vedete com'è? Io comunque un po' di forza bisogna farla. La cosa secondo me veramente bella, che tu come la metti, lei entra. Faccio vedere, guardate, come la metti, lei track, si attacca, perché è calamitato. È calamitato sia nella parte dietro, ok? Quindi noi facciamo così, che nella parte davanti, e si attacca. Quindi non c'è problema di andarla. Non ho ancora fatto questa prova. Vediamo se la faccio cadere. No, direi che è ottima. Quindi ragazzi, io proporrei di passare alla prova di fumo e poi facciamo 2 considerazioni finali. Prova di fumo. Bene ragazzi, eccoci arrivati al momento che tutti aspettavate. Cosa andiamo a fumare? Io propongo di andare a fumare una Silver. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che tutto quello che voi avete fumato sino adesso su IQOS 3 Duo, dimenticatevelo. Le uniche Terea che personalmente ho trovato esattamente identiche all'IQOS 3 Duo, quindi a me non piacciono, sono le Amber, troppo speziate. Poi vi farò una playlist di tutte le Terea che io ho in possesso. Ovviamente non saranno tutte, perché sono riuscito a recuperarne alcune, quindi iniziamo con poco. Dopo questo video inizierò a fare la playlist di tutte le Terea. Innanzitutto c'è da dire che nel momento in cui noi andiamo ad acquistare il pacchetto non cambia niente, è fatto identico a quello che siamo abituati, quindi 10 scomparti di qua, 10 scomparti da quest'altra parte. Quindi questo in sostanza non è cambiato. Che cosa è cambiato, ragazzi? Quello che è cambiato, guardate un po' qua, ovviamente già lo sappiamo che all'interno c'è una lamellina che va ad attivare poi quella che è l'induzione, quindi tutta la nuova tecnologia di IQOS Illuma, ma la cosa veramente, veramente bella è questa. Ora ve la faccio vedere, guardate, Io prendo la mia IQOS Illuma, ok, la vedete? Sì. Prendo la Terea, la vado ad inserire, ok? E lei, ragazzi, magicamente riconosce lo stick. Quindi non dobbiamo più schiacciare nulla. Questo innanzitutto è un tasto fisico, non è touch, è proprio un tasto fisico. Io non so se voi riuscite a vedere il fumo che fa durante il riscaldamento con questa tecnologia di induzione. È fuori dal normale, ragazzi. Prova di fumo. Allora, ragazzi, è allucinante, è veramente allucinante. Prima cosa da dire, come vi ho detto nel video passato, ragazzi, l'odore è completamente scomparso. Cioè, io non sento più odore. Chi sta a fianco a me non lo sente più.
Quindi questa è già un punto non a favore, di più. Seconda cosa molto positiva, calore. Il calore, ragazzi, che riusciamo a percepire è, ma da una scala 1 a 10, almeno 5 punti in più rispetto ai Costra Duo. Terzo punto a favore, ragazzi, il fumo, il vapore. Chiamiamolo un po' come vogliamo, io lo chiamo fumo. È grasso, è pastoso, tutto viene veramente messo in primo piano. Cioè qualsiasi terea noi gli mettiamo all'interno riesce a darci quel gusto. C'è addirittura le silver che qualcuno, io ho sentito dire che non ha colpo in gola, che sono molto delicate. È vero, su Icos 3 sono molto ma molto delicate. Qui, ragazzi, dico una cosa forte. Posso paragonarle alle Sienna. Cioè, quindi voi provate ad immaginare cosa tira fuori questa Icos Illuma. Cioè, è fuori dal normale, ragazzi. Cioè, nel momento in cui uscirà in Italia, nel momento in cui uscirà questo video, quindi all'incirca un mese dopo, più o meno, quindi agli inizi di marzo, agli inizi di aprile, secondo me verso la metà di aprile ce l'avremo. Ce l'avremo. Non prendete come oro colato quello che vi sto dicendo, ma voglio essere molto serio e dirvi che manca veramente poco. Cioè, non prendete una data precisa, poi mi scrivete Luca, ma non è vero, Luca di qui, Luca di là. Sicuro, sicuro arriva. Arriva in un men che meno che voi non ve l'aspettate neanche. Arriva. È veramente ottima. È un dispositivo realmente top. Cioè, Philip Morris ha fatto un lavoro veramente pazzesco. Ha fatto un lavoro, secondo me, che non ha eguali. Cioè, anch'io all'inizio dicevo, ma chissà, tutta questa tecnologia, chissà, chissà, chissà. No, ragazzi, se la provate, se avete occasione di provarla, veramente scrivetemi qua sotto nei commenti, magari qualcuno che già la utilizza in Svizzera o qualcuno che è andato in Svizzera a prenderla e già la utilizza in Italia. Scrivete per favore qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, perché qui, ragazzi, Philip Morris non ha sbagliato un colpo, a partire dall'Eterea, che finalmente quello che dichiara Philip Morris è realtà. Cioè, per chi odiava l'Eterea, inizierà ad odiava, scusatemi, le Silver, inizierà ad amarle. Ma guarda, ci metto le mani sul fuoco, ci metto le mani sul fuoco. Ma dove lo trovate un fumo così, ragazzi? Dove lo trovate? Allora, ragazzi, dai, finisco di fumare e andiamo alle considerazioni finali perché ho da dirvi alcune cose. Soprattutto, tenete a mente la live dei 1000 iscritti. Quando arriverò ai 1000 iscritti andiamo alle considerazioni finali. Prima di tutto volevo farvi vedere come si presenta lo stick una volta finito. Vedete qua c'è una piccola goccia di condensa, cioè se voi adesso finite il vostro stick nella 3 Duo, lo tirate fuori è giallo. Qui, ragazzi, non abbiamo proprio nessun residuo di niente ed è veramente già solo questa un'innovazione pazzesca. Soprattutto al suo interno, mi raccomando, cotton fioc, andate a pulire quella condensa che si crea all'interno. Magari ci saranno degli aggiornamenti particolari direttamente sul software dell'Icos Illuma e ci andrà a migliorare ancora l'esperienza.
questo ragazzi io non lo so, iniziamo a farlo uscire in Italia. Allora ragazzi, adesso siamo qua tranquilli, abbiamo fatto la nostra prova di fumo, abbiamo iniziato a vedere il dispositivo, ma ora come ora arriviamo alle considerazioni finali. Allora, considerazioni finali. Secondo me è un dispositivo 10+. Cioè io di dispositivi realmente, e ne trovate sul canale, ne ho recensiti un po', ma che ti tira fuori la bontà di quello che tu ci vai ad inserire non esiste, non esiste. Questa è sicuramente il miglior riscaldatore di tabacco che io abbia mai provato. Quindi 10 lode per Philip Morris. Cosa comprare? Allora, di estetica, sinceramente, IQOS Illuma Prime è veramente la perfezione. Cioè, questa tendina che poi magari andiamo a cambiare sul sito di IQOS, andremo a comprarne di diverse, quindi gli possiamo cambiare il colore, possiamo andare a modificare questo anellino qua, ce ne saranno sicuramente a disposizione sul sito di IQOS Club. Su questo, guarda, ne sono più che sicuro. Cosa dire di questa Illuma Prime? È realmente la perfezione. Già dal materiale si capisce che Philip Morris ha fatto un lavoro pazzesco, ha fatto un lavoro di ricerca di perfezione del materiale, cioè quando si prende in mano bisogna fare attenzione anche a come la si maneggia, perché essendo completamente in alluminio ci scappa dalle mani. Questa è un'abitudine che comunque ci dovremmo fare. A me personalmente mi piace, io non ho nessuno scheletro nell'armadio. Questa IQOS Illuma Prime sono andato a prenderla direttamente in Svizzera per portarla sul canale, per essere il primo a recensire questo tipo di prodotto. Cosa dirvi ragazzi? Adesso veramente chiudiamo il video che siamo a 20 minuti di registrazione. Spero che entro la metà di aprile riusciate ad avere questo dispositivo tra le vostre mani. Con calma, ovviamente, spero all'inizio di aprile inizieranno magari a presentarla, dopodiché vi arriverà direttamente presso tutti gli IQOS Store, presso i tabaccai, quindi usciranno le Terea. Allora, l'Eterea non so esattamente che cosa uscirà in Italia, basta andare sul Monopolio di Stato, andare a vedere che cosa è stato pubblicato, ma ci saranno quasi sicuramente tutte le hits in commercio, sono state rifatte le Terea esattamente così come sono state messe in commercio sotto il nome di Terea. Qui ragazzi, qualsiasi cosa ci andiamo a fumare, cosa dirvi? Cioè, tira fuori realmente quello che l'azienda dichiara. Io, lo sapete che a me i mentolati non piacciono, io ci sto continuando a fumare le Wave, cioè allucinanti. È pazzesco come riesce a scandire ogni singolo sapore, cioè dal tiro al tabacco caldo, al mirtillo, alla menta che poi ti arriva, non dico alla fine perché già che tiriamo sentiamo il calore del tabacco con la menta, dopodiché nel momento in cui andiamo a buttare fuori il fumo sentiamo quel mirtillo, ma è allucinante ragazzi. Poi vi farò una playlist dedicata a tutte le Terea che io ho in possesso, quindi partiremo tra virgolette dai tabaccosi per poi finire ai mentolati. Quindi ragazzi, detto tra noi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, spero che questa recensione sia stata all'altezza delle vostre aspettative. Beh, se è così è giunto il momento di iscrivervi al canale, lasciare un like, ma soprattutto condividere questo video. Ovviamente non mi fermerò qua a fare recensioni di Illuma perché sarà un continuo aggiornarsi. Quello che io sento fumandola io ve lo porterò sul canale. Chiedo scusa veramente a tutti se non ho risposto esattamente,
magari a tutto quello che volevate sapere. È una prima recensione, so che la state comunque aspettando. Io ovviamente non sono un robot, non posso ricordarmi tutto. Se mi sono dimenticato qualcosa, scrivetemelo qua sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere se vi è piaciuta e direi, ragazzi, che ci vediamo al prossimo video. Ciao!